Sì, eccoci qua, benvenuti, benvenute sul canale, signori e signore, ragazzi e ragazze. Posso fare il presentatore? Vabbè, meglio di no. Sono Sergio Blandi, sono un manager sportivo professionista, per chi non lo sapesse ovviamente, per chi si è sintonizzato giusto ora, gli altri che lo sanno, bravi, complimenti. Spero che insomma abbiate apprezzato ieri il contenuto in inglese, mi sembra di sì. Ne farò altri non solo in inglese ma anche in altre lingue, spero. Quindi restate sempre sintonizzati e soprattutto, se il canale cresce, come mi auguro, perché siete voi i giudici alla fine, quindi dovete spargere voi la voce, come ho detto, presenterò anche dei contenuti in sport business, su sport business, sport management, su argomenti che magari possono essere meno, diciamo, conosciuti, meno compresi, insomma, belle cose. Ovviamente questi contenuti sono anche un po' più, diciamo, divertenti, tra virgolette, allegri, perché ragazzi il calcio è allegria anche, quindi soprattutto allegria, quindi abbiate sempre rispetto per gli altri, divertitevi con gli altri senza nessun tipo di problema e andiamo alla nostra analisi, bando alle ciance. Allora, per quanto riguarda ieri, come ho detto, ho fatto un contenuto in inglese perché comunque c'era una maggioranza di squadre straniere anche. Però ieri comunque c'erano anche due squadre italiane impegnate, quindi ho detto, vabbè dai, ritorniamo alla lingua madre, perché è anche giusto. E allora, partiamo dalla prima partita, Club Brugge-Atalanta. Ci sono state delle sorprese, non solo in questa partita, ma anche purtroppo nella partita che riguarda Feyenoord-Milan. Club Brugge-Atalanta è stata una partita molto aperta, molto bella in generale, perché comunque è una partita dinamica, con capovolgimenti di fronte, anche se devo dire che il Brugge ai punti ha meritato di più dell'Atalanta. La vittoria in generale è meritata per come è arrivata, ovvero con un calcio di rigore inventato, ragazzi, perché quel rigore non esiste. Ormai purtroppo stiamo assistendo a dei rigori veramente ridicoli, poi anche rivisto al VAR, cioè non esiste questo rigore, ragazzi, non esiste sul pianeta Terra, non esiste nemmeno nell'universo. Comunque, purtroppo arriva un risultato negativo. L'Atalanta devo dire che non ha giocato al suo solito livello, con la sua solita intensità, purtroppo, non ha messo in campo quella voglia, no, che normalmente la contraddistingue, quell'intensità, quella voglia di lottare anche su tutti i palloni, di pressare proprio l'avversario. Anche se devo dire il Club Brugge, ripeto, era passato in vantaggio in maniera meritata, ma poi l'Atalanta era riuscita a ritornare con una bellissima azione, devo dire, un gol di testa di Pasalic molto molto bello. E pensavo che poi nel secondo tempo, insomma, il canovaccio della partita potesse cambiare. In realtà devo dire che il Club Brugge è entrato di nuovo in campo molto determinato e ha messo di nuovo alle strette l'Atalanta, e quindi poi alla fine ai punti, ripeto, ci stava questa vittoria, ma non per come è maturata. Comunque c'è sempre il ritorno, speriamo nel ritorno, vediamo un po' quello che succede. Per quanto riguarda andrei più inizialmente su Monaco-Benfica, perché Monaco-Benfica è stata una partita a senso unico, in questo caso un monologo del Benfica, anche favorito dall'espulsione, comunque abbastanza arrivata abbastanza presto comunque da parte nelle file del Monaco. Monaco, tra l'altro, è un'altra delle mie squadre internazionali preferite in Francia. E quindi devo dire che è stata una partita, ripeto, a porta romana, praticamente giocata a porta romana. Il Benfica è passato in vantaggio con un gol del solito Pavlidis, e i miei amici greci saranno molto contenti perché comunque si sta dimostrando un attaccante veramente veramente valido, grande gol devo dire. Saranno molto felici in chiave nazionale, in ottica nazionale. Una nota negativa, diciamo, per il Benfica è il fatto che comunque Di Maria dopo pochi secondi è entrato, si è infortunato, quindi è una perdita comunque sia per il ritorno ma anche per quanto riguarda la stagione. Però devo dire che il Benfica, un'altra nota negativa per quanto riguarda il Benfica è il fatto che non è riuscito a chiudere la partita, a segnare più gol, perché secondo me aveva un'occasione molto molto ghiotta. Venendo poi a Celtic-Bayern, anche questa partita in realtà dal punto di vista del risultato non è stata una sorpresa, però devo dire che normalmente siamo sempre stati abituati a vedere un Bayern schiacciasassi contro queste squadre, non che il Celtic. Ovviamente il Celtic è una squadra immensa, una storia gloriosa, giocare al Celtic Park non è mai facile, però come sappiamo normalmente il Bayern in queste partite le azzanna.
E ieri sembrava così, cioè sembrava una partita che stava un po' andando, no, verso quella direzione, era sullo 0-2, comunque il Bayern stava giocando, ma poi il Celtic ha cominciato verso gli ultimi 20 minuti, comunque 20-25 minuti della partita, ha cominciato ad attaccare in maniera veramente, veramente veemente, fino a quando non è riuscito a trovare anche il 2-1 ad accorciare. Neuer, devo dire che è stato molto, molto insicuro su alcune uscite e stava rischiando per l'appunto di mettere tutto in equilibrio di nuovo. Devo dire che il Celtic ai punti forse meritava anche il pareggio, quindi anche qui una sorpresa. Probabilmente al ritorno dico non ci saranno problemi per il Bayern, però come sappiamo il calcio è sempre imprevedibile, mi piace dire questa cosa perché è così. È così, anche perché dico, io continuo anche a giocare ed è così, pure ai miei livelli, voglio dire. È così in tutto il mondo. Ma andiamo all'ultima partita, Feyenoord-Milan. 1-0 Feyenoord. Partita, devo dire che mi ha sorpreso, cioè nel senso non mi aspettavo onestamente un risultato di questo tipo, considerando tutte le dinamiche ambientali attorno al Feyenoord, anche perché comunque aveva perso la sua pedina principale, ovvero Gimenez, che è andato proprio al Milan, aveva tanti infortunati e in più un allenatore in bilico comunque. Quindi sembrava tutto apparecchiato per una vittoria del Milan. In realtà questa partita è stata viziata inizialmente da una papera di Maignan che comunque, devo dire, ultimamente ci sta abituando un po' a questo tipo di situazioni. Però ragazzi, è successo al quarto minuto, il Milan aveva tutta la partita per poter mettere la situazione in equilibrio e addirittura poi capovolgerla, però di fatto non è stato mai efficace in attacco, neanche il portiere del Feyenoord è stato così tanto impegnato, devo dire. Quindi da rivedere un po', con Seisao deve rivedere un po', secondo me, anche l'atteggiamento della squadra, la tattica. Il Feyenoord tra l'altro in contropiede devastante, ragazzi, cioè stava andando vicino al gol in diverse occasioni. Giocare in Olanda non è mai facile, soprattutto in uno stadio come quello del Feyenoord, De Kuip. Però non è una giustificazione in questo caso per il Milan, perché ripeto, aveva un po' tutto apparecchiato. Poi ripeto, al ritorno secondo me sarà una partita totalmente differente, io credo che il Milan possa comunque ribaltare il risultato, però il calcio è così, Va bene ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Vi dico già da ora che sarò in viaggio domani, andrò ad Istanbul per lavoro anche, quindi ci aggiorniamo nei prossimi giorni, sicuramente usciranno contenuti tra sabato e domenica, quindi vedremo un po', anche perché c'è Juventus-Inter, quindi restiamo aggiornati. Mi raccomando, lasciate like, condividete, spero che vi sia piaciuto anche questo contenuto e ci vediamo presto. Mi raccomando, abbiate cura di voi stessi e buona settimana, buon fine settimana. Ciao!